Ma se ti dico Dash, cosa ti viene in mente? Mi viene in mente un noto prodotto per la pulizia dei vestiti, però ti avviso che se dobbiamo fare product placement però bisogna dichiararlo su YouTube, altrimenti sì, ma no, poi, ma anche no, è lo sponsor di oggi. No, meglio. Meglio lo sponsor. Tu non ci meglio crederai. Lo sponsor non c'è niente al mondo. No, è vero, è vero. Però in questo programma non si fanno le pulizie, ma si parla di sigla. Si parla di Mission Impossible e tu dirai perché c'è del detersivo e la pulizia con Mission Impossible? Perché in inglese Dash è una parolina magica che vuol dire linea. E tu continuerai a chiedermi, vabbè, allora arriviamo al punto. Oltre la linea abbiamo anche un'altra parola che vuol dire, che è dot, che vuol dire punto. E quindi io parlo bene inglese. Linea e punto. Ok. Ti stai avvicinando al segreto. Ma questo è l'alfabeto Morse, la prima cosa che mi viene in mente. È l'alfabeto Morse, ma perché? Cosa c'entra con Mission Impossible? Nulla, immagino. Ragioniamo. Allora, vediamo l'alfabeto Morse. Dunque, la M ha 2 linee, sì. Ok? E la I, guarda caso, ha 2 punti. Sai che comincio a... mi è venuto un sospetto? Andiamo a vedere sul sequencer come suonano tipo 2 linee e 2 punti. Interessante. Allora, apriamo il nostro synth, costruiamo il nostro Sol, e queste sono 2 linee, no? Sì. E questa nel Morse, l'abbiamo visto, è la M. Adesso costruiamo 2 punti, e questa nel Morse è la I. E adesso, guarda un po', duplichiamo, possibilmente all'infinito, certo, e mandiamo in play. Ma sai che questa scansione ritmica mi ricorda qualcosa? Ti ricorda qualcosa? Che cosa mi ricorda? Aiutami. Cosa ti può ricordare? Oggi parliamo di Mission Impossible, quindi... Mission Impossible, la sigla, è il tema principale, composto da Lalo Schifrin nel 66. 1966, per una serie televisiva. Esattamente, per l'omonima serie televisiva. Che poi è diventato un franchise internazionale con Tom Cruise. Che va avanti per anni e siamo arrivati quasi a 60 anni. Sì, veramente. Però 60 anni di successo e di diritti d'autore, di tanti diritti d'autore. Però non facciamo i venali. No, io sono sempre un po' attaccato. Noi siamo innamorati dell'arte e quindi raccontiamo che nel 66 Lalo Schifrin viene incaricato di scrivere, tra l'altro trentenne, neanche poco più che trentenne, però un momento, perché veniva già da un'esperienza musicale mica da ridere. Tra l'altro non so se lo sai, ma il suo primo insegnante di pianoforte è stato Enrique Barenboim, il papà del più celebre, esatto. Daniel Barenboim, perché infatti era in Argentina, e mi fa ricordare, non so, quell'immagine che ho sempre nel mio cuore del piccolo Beethoven che va a casa di Mozart a farsi sentire, no? Piccoletto, però il ragazzo è bravo, ha talento, il ragazzo ha talento. Schifrin effettivamente mostra del talento, e sai che tra l'altro il papà di Barenboim era severissimo, lo trattava lui come tutti gli altri, non è che ce l'avesse con lui, insomma era veramente un insegnante estremamente severo e estremamente rigido, forse anche per questo che aggiungi che il padre di Schifrin era un musicista del Colón di Buenos Aires ancora più severo, per questo povero bambino è cresciuto veramente malissimo. È cresciuto male, esatto, però per noi è cresciuto molto bene perché ci ha regalato cose epocali, memorabili, ha fatto la storia della musica da film, in questo caso Mission Impossible, che sono 60 anni che noi sentiamo ovunque, ma purtroppo il padre non era contento, il padre di Schifrin non era contento per niente, perché nel momento in cui Schifrin dopo il diploma è andato un anno a Parigi, al Conservatorio di Parigi, per perfezionarsi in pianoforte classico. A Parigi ho cominciato a bazzicare dei club di jazz dove brutta gente, brutti posti, non sesso, droga e rock and roll, ma sesso, droga e jazz. Probabilmente ha detto: sai che c'è? Io quasi voglio fare il jazzista. Papà, io voglio fare il jazzista. E il papà l'ha presa molto bene e l'ha presa malissimo. Terremoto e tragedia, cioè è successo il finimondo. Terremoto e tragedia, l'ha presa malissimo però dobbiamo dire grazie anche al papà, perché il papà gli ha detto: adesso vai, te la cavi da solo. Esatto. E Schifrin ha obbedito, gli ha tagliato gli alimenti,
tagliato gli alimenti e lui insomma qualcosa ha fatto. Se non che dopo tante vicissitudini Dizzy Gillespie lo chiama in America, proprio lo chiama, cioè dice ciao sono Dizzy, ok? Ha pensato a uno scherzo telefonico. No, esatto, non era uno scherzo, dice guarda che sei un figo pazzesco, vieni su a suonare perché e lui non ci credeva, in realtà poi era vero, prende e va negli Stati Uniti. Lì poi entra nel mondo delle colonne sonore e approda appunto a quello che dicevamo prima, alla produzione di Mission Impossible. Ti interrompo un secondo, ti indico un'altra bellissima. Schifrin è stato il pianista di Chet Baker prima di Gillespie, anzi Gillespie è venuto a conoscenza di questo ragazzo pianista molto bravo perché era stato il pianista di Chet Baker, perché Chet Baker è andato a fare una tournée in Argentina e casualmente il suo pianista era morto di overdose 2 giorni prima. E per cui cercavano un pianista e hanno chiesto agli indigeni che ci avete uno qui che sa suonare bene il pianoforte, ci servirebbe uno, e quindi così lui ha iniziato le cose vanno anche così, nel posto giusto, nel momento giusto, la persona giusta, e però saper prendere il treno. Ma noi siamo più interessati a quello che ha fatto sulla musica da film, esattamente, e a o noi comunque sulla musica applicata. E tornando a quel capolavoro di sigla che è Mission Impossible, che tra l'altro lui scrive non subito, perché prima fa la puntata zero, diciamo, i temi, mette giù i temi, poi il produttore Geller gli dice guarda che c'è una sigla da fare, però la devi fare in astratto, senza le immagini, perché non ci piacciono, quindi la stiamo rifacendo eccetera, mettila giù. E quindi lui drittone ha fatto una cosa ritmica intanto, ecco, che era richiesta, con un problema di struttura che adesso vedremo quando vediamo la sigla, anche perché io la prima volta che ho visto la sigla cercavo dei sync particolari, ma vediamo se qui quando entra il tema pirabam, magari è su un'immagine, invece no, perché ogni volta era diversa. Esatto, ecco. E quindi adesso vediamo anche la struttura. Tra l'altro, prima sottolineiamo questa cosa che perché il codice Morse. Schifrin non ci dice specificatamente che su quel lavoro lui ha usato il codice Morse, ma lo mette su un altro lavoro, ma lo mette successivamente su un altro lavoro che è Airport 79, cioè quindi proprio lo scrive, fa coming out proprio, lo scrive, fa coming out, dice io ho il vizio, allora noi possiamo facilmente intuire che come dire, perché desumiamo. Del resto le coincidenze sarebbero veramente troppe. Certamente. Per avere MI con ta e quindi andiamolo subito a vedere. Questo è famosissimo. Sì. Allora, qui ci dobbiamo dire già un paio di cosette. Esattamente. Dobbiamo dire innanzitutto lo strano tempo, perché è vero che lui la cosa più particolare ha un tempo di 5 quarti che già è insolito di per sé, perché se non sbaglio c'era questa è una cosa anche si potrebbe ballare volendo comunque, no? Ma non si può ballare perché non abbiamo 5 gambe. E quindi come l'hai risolta? Schifrin dice scherzando, scrivere musica in 2 in 4 devi avere 2 gambe per ballare, e qui scrivo la musica in 5 perché vengo dallo spazio. Esattamente. Ma in realtà qui non veniva dallo spazio, qua gli era stato richiesto di creare innanzitutto un tema catching, quindi è cattivante, e su questo direi che ce l'ha fatta. La cosa è andata bene. Poi che fosse ritmico e quindi che avesse una ritmica riconoscibile, forte, e da qui la particolarità di fare il 5 quarti che richiama, insieme anche ai bonghi che abbiamo appena sentito e poi li risentiremo, il mondo del Latin jazz. Cioè, di cui lui tra l'altro era un gran esponente, ha fatto centinaia di concerti e di registrazioni di Latin jazz, ed era anche un sistema sonoro che andava in quel momento e che abbiamo sentito anche per anni successivi a Hollywood, certo. Anche descrivere momenti di azione, no? Se ci pensiamo oggi, pensa a tanti film con Steve McQueen, cioè proprio era molto particolare, e qui vediamo che sono 2 battute in più, però le ascoltiamo da capo, sì, rivediamo un po'. Questa è la seconda ed è giustissima. Terza è giustissima. Questa è la quarta, qui dovrebbe chiudersi la frase. E invece ce ne sono. No, ce ne sono ancora 2. Ce ne sono 2. Perché ce ne sono ancora 2? Ci sono 2 ragioni per cui possono esserci queste 2 battute in più. La necessità di un sync, quindi di un collegare quello che succede all'immagine, ma che non è questo il caso, oppure più probabilmente, siccome come hai detto tu prima, gli è stata detta di fare un po' alla cieca, gli è stato dato probabilmente un minutaggio. Deve durare
57 secondi, esatto. 54. Ops, mi manca 3 secondi, aggiungiamo 2 battute. Cosa facciamo quando mancano 2 secondi? Aggiungiamo battute. Esatto, sempre. lo facciamo sempre noi. Battute, transizioni, eccetera. Andiamo avanti, sentiamo il tema. Ed entra il nostro tema. Sul battere. Questo è famosissimo. Intermezzo. E anche qui, scusami, anche qui è interessante, vedi, innanzitutto perché lui ci porta il tema degli ottoni fondamentalmente preso pari dal tema del basso, esatto, se vogliamo. Sì, esatto, insomma, sì. Viene armonizzato, ma insomma l'idea anche melodica è assolutamente la stessa. E poi vedi, qui arriva questo secondo tema fatto coi flauti, che viene spostato non sul battere, quindi ma sul levare. Ma sul levare, andiamo sul secondo quarto. Secondo me, adesso non vorrei assumermi la responsabilità di entrare nella testa, ma secondo me lui ha fatto questa cosa per far sentire bene pam 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 anche pam, me. pam 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 l'arrivo per non perdersi l'arrivo del tutti. E a me piace pensare anche che questo derivi da una sua esigenza di variare la risposta rispetto alla assolutamente domanda. Assolutamente. Perché questo poi, come vediamo tra poco, ha anche un significato che va oltre la metrica. Andiamo avanti. Risposta sui flauti. Sul secondo quarto. Vediamo che il basso continua la linea. Trombone. Passiamo in do, ma comunque insomma il tema è stato spostato adesso come strumento. Esatto. E qui ritorna sul primo. Appoggio e poi il guarda finale. Che allora, qui dobbiamo dire finale, due cose importantissime. Innanzitutto, guardate che meravigliose quinte parallele. Come abbiamo detto l'altra volta, le quinte parallele di William. Il mondo è pieno di quinte parallele, ma c'è chi non le vuole vedere. Il mondo è pieno di bella musica fatta per quinte parallele. Là, proprio. Ma quello che ci piace tanto è l'ultimo accordo. E qui il suo essere jazz, probabilmente, insomma, gli è. Il suo sangue jazzistico, si è fatto sentire. Dizzy che gli suggeriva al telefono, ma qui va oltre. È una chiusura talmente particolare, talmente forte da risultare veramente iconica, perché quando pensiamo poche volte capita di avere in mente un brano nei suoi elementi fondamentali, no? Che ci ricordiamo, eccetera, e poche volte ci capita di ricordarci anche la chiusura. Okay? Certo. In questo caso no, la chiusura è parte integrante di ciò che ci ricordiamo di questo brano. Anche perché è talmente particolare ed è veramente un coup de théâtre notevole, che mi ricorda in altro ambito il finale di Butterfly, l'ultimo accordo di Madonna Butterfly, quindi tutta la tragedia la finisce poi con un sol maggiore in primo rivolto. Cioè che chiunque ha un minimo di familiarità con l'armonia sa che il primo rivolto è un rivolto debole, non si chiude un qualcosa di finale sul primo rivolto, e Puccini lo fa, e anche il nostro Lalo fa fondamentalmente. Questo è un terzo rivolto, non è un primo, ma comunque non è certo un finale, come dire, su una tonica bella piena. Anzi, tutt'altro, è un finale molto interrogativo, perché ricordiamo sempre, come abbiamo accennato già le altre volte, il percorso che noi andiamo a costruire con la melodia, l'armonia, i timbri è in realtà una ricostruzione, una sorta di vicenda quasi teatrale. Questa è una tematica che a te è molto cara, esatto, è molto cara, e che fa da specchio simbolico, naturalmente, a quei personaggi che intervengono nel thriller che vedremo, nel poliziesco. I personaggi hanno un loro contraltare negli elementi che sono strutturati nella melodia e nell'armonia. Vediamo. È un percorso molto semplice. Se noi mandiamo in play dall'inizio, sentiamo il basso e i tromboni che instradano tutto il percorso sul pattern che si centra sul sol, no? Un sol minore, tra l'altro è un sol minore tutt'alto che triste. Sì, no, un sol minore, cioè, assolutamente. Siamo nel mondo del minore, sì, no? Sì. E questa cosa è stupefacente, perché siamo eccitati, è un pattern entusiasmante, no? Vigoroso, tutt'altro che negativo, malinconia. Cioè, qui abbiamo un uso del minore dove la malinconia non sappiamo neanche dove sia di casa. E questa cosa è interessante. E sopra
abbiamo l'ingresso dei bonghi che ci dà quella caratteristica ritmica che, unita all'andamento del basso, aumenta il grado di eccitazione, di agitazione della musica, e quindi perdonami, una cosa molto importante, diventa ricordiamo action. Che l'arrangiamento l'ha fatto lui stesso, assolutamente, che sì. non è una cosa da poco in un infatti perché sulla scelta dei timbri, sulla scelta degli strumenti ci può essere l'intervento di altre persone, e in questo caso no, è lui che sceglie che cosa fare, sceglie a chi affidare quei disegni melodici. E che cosa notiamo qua? Notiamo l'ingresso del tema che andiamo a sentire, questo qua, eccolo qua, quello che abbiamo sentito prima, affidato ai flauti. Quindi lui decide di entrare col tema del flauto. Ma andiamo a coglierne un attimo la valenza simbolica, ovvero mettiamo il nostro tema sul lettino dello psicanalista. Esatto. Mi piace questa cosa. E andiamo a vedere perché usiamo magari il timbro del flauto. Innanzitutto, quali sono le caratteristiche? Un timbro rotondo, sottile, alto, quindi acuto rispetto ad esempio agli ottoni che abbiamo sentito, agli stessi tromboni che lavorano sul basso. Avere la responsabilità di portare avanti un tema significa anche essere di fatto simbolicamente i protagonisti della vicenda raccontata nel percorso melodico e armonico del brano. Il brano è di fatto un piccolo teatro che ha dentro un suo andamento, un suo sviluppo, una sua fine, e in questo teatro intervengono gli elementi che in maniera simbolica rispecchiano quell'azione, quella interazione che c'è tra gli elementi di ciò che andiamo a specchio a descrivere. In questo caso la missione impossibile. Nella missione impossibile c'è ad esempio un intruso, tipicamente. Certo. Chi meglio del flauto ci può rappresentare? Infatti stavo pensando a questo contrasto, no? Tra appunto tra il flauto, che è questo timbro anche delicato, e con sotto invece i tromboni, con sotto le percussioni, che è un contrasto, è un intruso, è un esatto. È un antagonista, vogliamo dire che è un antagonista? E attenzione, questo antagonismo che noi sentiamo dove? Sentiamo nella ripetizione del tema, che dopo viene affidato alle trombe. Eccole qua. E che qui ha tutt'altra valenza. Quindi simbolicamente che cosa ci sta raccontando mentre noi non ce ne accorgiamo a livello istintivo? Ci sta raccontando la storia di un intruso che ha successo nelle sue intrusioni. Perché sotto abbiamo un andamento del basso e uno schema armonico centratissimo sul sol, centratissimo sulla tonalità. Al massimo, quando fa la variazione, va sulla quarta sopra, quindi sul do, e rimanendo ancorato alla tonalità in questo modo ci comunica il successo dell'operazione. Quindi il flauto ha successo in quello che fa. Se sotto avesse un andamento armonico diverso, non avrebbe la stessa asserzione, esatto, non ce l'avrebbe. Ma in più, in contrapposizione con i tromboni rappresentano la minaccia, il nemico. È un nemico possente. Il trombone ha un suono largo, un suono solido, è un suono un po' prepotente anche. Chi meglio di loro incarna sempre in questo percorso onirico, simbolico, il nemico, la minaccia. E quindi possiamo trovare anche una schermaglia nell'intermezzo che noi abbiamo qui degli ottoni dopo la fine della prima esposizione del tema. Questo intermezzo può avere anche la funzione di un coro. Certo. C'è uno scontro, c'è l'intruso. E poi c'è probabilmente ha successo. Ci sono i nemici. Il bongo ci dice che i nemici lo inseguono. La ritmica ci dice che c'è un'azione in corso. Il coro, i brassi in questo caso, possono fare anche con un coro che dall'esterno dice: guardate che la loro lotta. Tipo la commedia dell'antica Grecia. Esattamente. Andando avanti, ci riporta su con le trombe. E poi, in questo gioco di incontro-scontro, la domanda finale. Eccola qua. Questa conclusione fantastica, pazzesca, memorabile, ci dice che qual è il risultato, l'esito di questo incontro tra l'intruso che col timbro sinuoso del serpente riesce a come finirà? Come finirà?
Non lo sappiamo. Perché più interrogativo di questo finale non c'è nulla. È un finale allo stesso tempo solido e energico, ma che terribilmente aperto. Esatto, ti lascia aperto un ventaglio di possibilità su come sarà la conclusione della mission, che non per niente dovrebbe essere impossible. Poi in realtà è sempre possible. Ma teoricamente però ce la fanno sempre. Non possiamo ogni volta che noi sentiamo la sigla arriviamo lì che ci diciamo ma ce la farà? Ce la fanno. Ve lo dico io, ce la fanno. Ma attenzione, abbiamo visto i bonghi. Allora andiamo a vedere anche una particolarità. Innanzitutto a me fa impazzire questa cosa che i bonghi ci diano un carattere così dominante, se vogliamo, no? Rispetto a tanti altri utilizzi delle percussioni su un action come questo. E tra l'altro il bongo diventa così decisivo nel caratterizzare la sigla che resterà sempre per 60 anni. Esatto, in tutte le versioni. Adesso ne ascolteremo molte altre, vedremo che questa caratterizzazione timbrica del bongo c'è praticamente sempre. Ancora prima di vedere i bonghi che fine fanno oggi, vedremo tra poco, c'è una curiosità che riguarda la sigla degli anni 80, perché è stata fatta una seconda versione, ricordo, nell'88. Esattamente. Andiamo a vedere questa sigla dell'88 perché ci racconta delle cose carine nell'88. Allora, innanzitutto l'inizio è uguale, la fiamma. Sentiamo subito il rullante anni 80, ok? Ma poi cosa c'è? Il synth, mamma mia che strisciata del synth anni 80. Fermiamoci un secondo perché allora qui cosa ci dice questa cosa? Che c'è stato un processo tecnologico nelle loro missioni, no? Esattamente. E quindi allora si è preferito... Ragazzi, c'è il computer. Si è preferito togliere quel sound un po' anni 60 che non dava l'idea tecnologico, quella, per fare un qualcosa di più moderno, con i synth. Anche perché il paesaggio sonoro è in evoluzione, la moda sonora, cioè ciò che noi riteniamo essere consona al momento. Perché poi lo ascoltiamo X anni dopo e diciamo mamma come vecchio questa roba qui. E vi faccio notare pam 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 quando entrano i brass che quegli altri erano 1000 volte più belli, poderosi, belli grassi. E poi ingresso del controtema con l'altro synth. Attenzione, eccolo qua. No vabbè ragazzi, è veramente brutto. Però questo se noi vediamo questa sigla dell'88, mettiamo il link in descrizione. Cosa però notiamo che le caratteristiche simboliche che noi troviamo nella prima versione non sono assolutamente cambiate qui. Sono solo modernizzate, se vogliamo. Sono cambiati i timbri, però ma l'intenzione è quella. Le caratteristiche di base dei suoni che al posto del flauto troviamo il synth vengono mantenute, e quindi mantenendole viene mantenuta anche la filosofia di quel percorso di incontro, di scontro, di intrusione, di forza, di minaccia, e che è la base del significato musicale. Ecco quindi che noi possiamo sostituire magari degli ingredienti con qualcosa di simile, con dei sinonimi timbrici, diciamo così, ma il percorso di significazione di ciò che stiamo ascoltando è il medesimo. Assolutamente. Ma tornando ai bonghi, andiamo a vedere che cosa è successo, cosa ne è stato fatto di questi bonghi. Si sono evoluti. Sono evoluti. No, negli anni si saranno moltiplicati. E guarda qua cosa abbiamo dal Twitter di Lone Wolf. Quanti sono? Questa è l'ultima colonna sonora di Mission Impossible, quello appena uscito, Dead Reckoning. E ragazzi, sono in metà di 1000. Mamma mia. Quindi quell'elemento caratteristico della prima versione della sigla del 66 è diventato dominante. Ma quasi parossistico. Non solo, ma la famosa ritmica del codice Morse, eccetera, eccetera, è stata adesso esplosa e violentata quasi da il Top Secret Drum Corps Ensemble, che vediamo fare delle cose incredibili, come sempre Lone Wolf mette nel suo Twitter. Eccolo qua. Non ero lì presente, comunque se questa era la domanda, non c'ero. Me lo stavo chiedendo. Magari. Ma qui vedi, questa è anche una dimostrazione arrogante di che budget avessero. È molto arrogante, molto arrogante. Tra l'altro
che bravi. Nota bene, questi sono dei fenomeni. Ma che bravi. Cioè, guarda che sono perfettamente coordinati. E già che ci siamo, guardiamo anche quello che dicevamo nell'ultima puntata, ovvero l'uso degli spot, l'uso della registrazione. E mi raccomando, stop, perché devo fare proprio il predicozzo. Registrate le percussioni, per favore, fatelo per me, anzi no, non fatelo per Vito, che ci rimane male. Registrate le percussioni, perché se no non c'è lo stesso impatto, non c'è la stessa dinamica. Ma adesso i giovani virgulti ti diranno: ma perché devo registrare un piatto quando c'ho i campioni che schiaccio un tasto? Perché fanno cagare, perché semplicemente sembra non funziona. Assolutamente fidatevi di questa cosa. Inoppugnabile. Io l'unica volta che ho deciso di non registrare una percussione, perché dico no vabbè la metto campionata, faceva schifo, perché non ha lo stesso spessore del adesso vi racconto una cosa. La primissima volta che abbiamo fatto un lavoro insieme, lui ha prodotto una cosa che ho scritto io, e io con anche una certa ingenuità gli ho detto: cosa registriamo e cosa facciamo a campionato? Tutto. Registriamo tutto. Non ci sarà niente di campionato. Ecco. E nella mania di grandezza di questa produzione di Mission Impossible 7 andiamo a vedere anche che cosa ne è stato fatto dell'orchestra. Perché? Perché ci ricolleghiamo, non so se vi ricordate, ci eravamo lasciati nell'ultima puntata, quella dall'orchestra allo schermo, sulla disposizione orchestrale. E cosa notiamo qui? Gli orchestrali. Ecco che abbiamo i violini secondi a destra, i primi a sinistra, violoncelli centro a destra. Ed ecco, e quindi in questo caso abbiamo quella famosa disposizione che è opposta rispetto a quella di Williams. Che abbiamo visto l'altra volta, esattamente. Quanti contrabbassi hanno? 3, 6, 9, 10 contrabbassi. Sono in metà di 1000, ragazzi. 10 contrabbassi. I violoncelli non li voglio neanche contare, perché non mi ci stanno nella retina i violoncelli. 10 contrabbassi stanno almeno 18 violoncelli almeno. Però possiamo anche vedere, so se vedo anche dei microfoni di cui avevamo parlato, il famoso Decca Tree, anche nei bonghi, negli spot. Possiamo anche andare a riprendere magari alcuni concetti se si vuole fare un confronto riguardando la puntata precedente. Si vanno anche qui in queste immagini a evidenziare quei dettagli che abbiamo esplorato. Troverete comunque video. Alla fine del video troverete il link alla puntata precedente. Come ogni volta troverete un riferimento, un link. E l'ultima cosa, questo film è il 7° della serie, che fu iniziata da Brian De Palma, no? Nella rivitalizzazione di Mission Impossible al cinema questa volta. La particolarità fu che venne chiamato a scrivere la partitura del film niente po' di meno che Alan Silvestri. Boom col botto. Come andò? Malissimo. Non andò molto bene, perché fu rimpiazzato. Fu rejected. Allora, noi abbiamo e chi venne? Appurato... Danny Elfman. Danny Elfman fece un altro personaggino. In realtà abbiamo appurato, io studiando la materia da tanto tempo, che a tutti i compositori, tranne uno, è successo almeno una volta, adesso lo sveliamo, almeno una volta nella propria carriera di avere una score rifiutata. Per ragioni musicali, extramusicali, contrattuali, tempistiche, 1000 ragioni che possono essere tutte validissime. Però tutti i compositori, almeno una volta è successo, e stiamo parlando di compositori della serie A di compositori per cinema, è successo di avere una score rifiutata. Non sei un compositore se non hai avuto una score rejected. Lo diceva Christopher Young, forse lo diceva. Può essere. Diceva non sei considerato un compositore se almeno una volta non ti hanno rifiutato. Dovresti farlo apposta. Quindi se questa asserzione è valida, John Williams non è un compositore. Purtroppo no, non è completo. Che se ne sappia, poi magari è successo ma non è andato alle cronache, lui è l'unico compositore a cui non sia mai stata rifiutata una partitura. Quindi John, se ci ascolti, sbrigati, lavora sodo per cercare di farti buttare dalla finestra. Scrivene una brutta, così te la rifiutano. Chi è quello? Scusa, Schifrin, poverino. Certo, capolavoro. A proposito di Schifrin, anche lui ha avuto. Mentre
la colonna sonora dell'Esorcista fu commissionata prima di tutto a Lalo Schifrin, che ha scritto appunto Mission Impossible anni dopo, solo che al regista Friedkin proprio non piacque per niente, a tal punto da a un certo punto lui gli ha fatto fare la colonna sonora, Schifrin l'ha scritta, una cosa magniloquente, orchestrale, 90 elementi, a lui ha fatto schifo e gli ha rifiutato. Un giorno al montaggio col montatore, il montatore ha detto: ma sai che forse in questo punto possiamo forse recuperare? E lui fa: vabbè, dai, prova. Ascoltiamo. Preso il nastro, lo misero su, e lui e Friedkin, arrabbiatissimo, furibondo, prese il nastro, quindi fisicamente andò nel parcheggio degli studios, lo lanciò nell'immondizia e disse che quello era l'unico posto dove quella musica potesse stare, e per questa ragione abbiamo perso il master di quella. Allucinante. Però per questa ragione Schifrin è diventato forse un compositore vero. Certo. Anche a Schifrin è successo, esattamente. E quindi direi che per ora ci fermiamo qui e ci vediamo alla prossima puntata. Non mancate, troverete naturalmente adesso il link per la puntata precedente, e su quella precedente e quella precedente a ritroso fino alla puntata numero 1, così potete vederli tutti fino alla notte dei tempi. Assolutamente. Ciao, alla prossima.